Ciao a tutti, nel tutorial di oggi vediamo i due nodi che preferisco per unire i fili. In molte mi avete chiesto come fare ad unire il filo, che nodo fare, e quindi oggi vi mostro i miei due nodi preferiti. Il primo metodo che vi mostro è un nodo e io lo utilizzo quando voglio un nodo veloce da fare e praticamente invisibile. Quindi avviciniamo i due capi dei due fili e li mettiamo alla stessa altezza, posizionati tra il pollice e l'indice, e facciamo uscire le codine circa mezzo centimetro, poco poco. Ora prendiamo il filo che sta da questa parte e lo facciamo girare intorno al pollice e dietro ai fili, così, e gli facciamo fare un altro giro sopra al giro che abbiamo appena fatto, davanti al pollice e dietro ai fili, così. Ed ora facciamo un altro giro con questo filo che passa solo davanti alle codine, così, e facciamo girare le codine sotto a questo filo e le pinziamo con le dita. Ed ora che abbiamo fatto questo, chiudiamo bene le codine sotto, tiriamo il filo rosso, quindi sto tenendo stretto pollice e indice e tiriamo il filo rosso. Tiriamo, tiriamo, e questo è il risultato. Se resta qualche codina, come in questo caso, la possiamo tagliare. E questo nodo lo potete tirare quanto volete e non si rompe. Questo è il miglior nodo, secondo me. Come vedete, quando il filo non è teso è praticamente dello stesso spessore della lana ed è il miglior nodo per unire due fili, secondo me. Ci sono però dei filati, per esempio mi è capitato con un filato di 100% alpaca baby, che sono talmente morbidi che anche questo tipo di nodo, anche se vi sembra che sia ben stretto, col tempo si snoda. In questo caso, e quando ho più tempo, utilizzo il secondo metodo che vi mostro ora. Il secondo metodo non è proprio un nodo, è più un intreccio, e per farlo ci serve un ago. Quindi supponiamo di avere sempre due fili, io li metto di colore diverso perché vediate bene come fare, ma ovviamente stiamo unendo probabilmente due gomitoli dello stesso tipo di filo, e infiliamo uno dei due fili nell'ago. In questo caso l'ago che utilizziamo è un ago con la punta. Lasciamo poca codina all'inizio e, considerando circa una lunghezza di 10 cm dall'ago, entriamo con l'ago all'interno della lana, quindi facciamo passare l'ago proprio dentro alla lana. Questo tipo di unione funziona un po' con tutte le lane. E inseriamo l'ago dentro alla lana per circa 5-6 cm, diciamo così, e facciamo passare l'ago e lo sfiliamo. Dall'altra parte resta un cappietto e questa è la parte doppia in cui abbiamo inserito la lana dentro la lana. E questo lo lasciamo qui. Infiliamo anche il secondo filo, lasciamo sempre una codina piccola all'inizio e per prima cosa infiliamo l'ago nell'occhiello creato con il primo filo e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi considerando circa 10 cm di lana, l'occhiello resta dalla parte
dell'ago e infiliamo l'ago all'interno della lana. Così, e una volta infilato, estraiamo e otteniamo questo. Quindi i due fili sono agganciati e ci sono i cappietti. Per chiudere questi cappietti tiriamo la codina di filo, quindi questo è il filo lungo che va verso il gomitolo, tiriamo la codina di filo e facciamo scorrere finché l'anello si chiude. Se tiriamo troppo, come in questo caso, non c'è problema, tiriamo il filo lungo e risistemiamo. E la stessa cosa facciamo da questa parte, tiriamo la codina di filo e facciamo scorrere, scorrere fino a chiudere tutta l'asola che c'è qui. E poi, tirando il filo invece del gomitolo, sistemiamo la lana. E questo è il risultato. Come vedete non c'è nessun nodo, perché infatti non abbiamo fatto nodi, ma i fili sono uniti e sono uniti saldamente. Ora tagliamo queste codine in eccesso, tirando bene il filo. E questo è il risultato. Certamente nel tratto in cui abbiamo infilato il filo dentro il filato è leggermente più grosso, ma questo poi nella lavorazione non si vede. I fili stessi hanno in alcuni punti delle variazioni di spessore, quindi questa variazione di spessore non si vedrà mai, ma questa unione è salda e non si snoderà mai. Quindi questo in assoluto è il metodo che io preferisco, però diciamo che utilizzo anche il primo nodo che vi ho fatto vedere, perché se ho poco tempo o se non ho un ago a portata di mano, questo chiaramente è più veloce, però questo secondo me è il più sicuro e il più invisibile in assoluto. Quindi questi sono i due modi che io vi propongo per unire i fili. Sono due modi tutti e due semplici e veloci. Questo è sicuramente più veloce e pratico di questo, ma questo in assoluto è quello più sicuro se vogliamo essere assolutamente certi che i fili non si snodino. In ogni caso questo è un nodo estremamente resistente che non si snoda. L'unica volta che mi è capitato è stato appunto con quel 100% Alpaca Baby. Quale utilizzare e con quali lane preferire l'uno o l'altro, questo lo capirete strada facendo utilizzando le lane. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile, che abbia aiutato tutte quelle persone che mi avevano chiesto come unire i fili. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like e se vi va condividete questo video. In questo modo aiutate me a crescere e molte altre persone che grazie alla vostra condivisione potranno vedere questo tutorial. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale e se siete già iscritte, grazie mille. Come sempre aspetto i vostri messaggi qui sotto al video. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!